Salve a tutti e bentornati da Fabrizio Teghesi. Oggi vi parlo del setup base, che non è proprio soltanto un setup base, ma è un super universal setup in the world. Quindi, non perdiamo tempo, andrò ad analizzare avantreno, retrotreno, gruppo per gruppo, tutti i parametri del setup della macchina, in modo che possiate replicarlo, e a breve pubblicherò anche sul sito il nuovo setup base versione 2.0. È un setup che sto usando da ormai diverse giornate di test e mi permette veramente di andare a modificare pochissimo per adattare la macchina alle varie piste, nonostante talvolta ci siano diversità assurde per quanto riguarda il layout dei tracciati e le caratteristiche generali. Super universal setup in the world. Quindi questo video, unito al video setup in 6 regolazioni, vi permetterà di capire quali sono i parametri da andare a toccare attraverso il video che ho appena menzionato, che trovate sempre sul mio canale, e vi permetterà di fare il setup base che funziona nel 95% delle piste, almeno con il mio stile di guida. Andiamo subito a vedere. Ok, partiamo subito con le impostazioni di base che trovate in alto nel foglio setup. Quindi corona e campana della frizione. Allora, io parlo con il mio motore, che è lo Jelasi Tuned Dirt su base OS. Io sono solito andare 1347. Consiglio però a tutti come base di partire 1346, che è il contenuto del kit di montaggio della macchina, quindi non c'è da acquistare niente di più, e poi mettere a punto motore e frizione, della quale non parlerò perché non riguarda appunto il setup della macchina inteso come setup vero e proprio di geometrie e angoli, ma varia in base al motore che state utilizzando. Quindi come corona e campana io uso 1347, ma consiglio 1346. Quindi leviamo la scocca ed entriamo nel vivo della mosca di merda, della zanzara dei Un'altra precisazione importante da fare è quella che io monto diversi optional e ve li elencherò tutti, ma per ogni optional vi dirò se è un optional a mio parere necessario o se è un optional superfluo per quanto riguarda l'andamento della macchina. Quindi ci sono, come sapete, degli optional che migliorano la prestazione della macchina in modo netto, e altri che sono ad esempio degli alleggerimenti che sì migliorano la prestazione ma in modo blando. Quindi vi segnalerò quali sono tutti gli optional che io ho montato sulla macchina, ma vi segnalerò quali secondo me sono assolutamente strettamente necessari. Bene, andiamo nel vivo del super universal setup in the world. Leviamo la scocca e cominciamo dal retrotreno. Bene, retrotreno. Partiamo dal differenziale. Io uso solitamente olio 4000 nel posteriore, ma vi consiglio di usare 3000. Quindi come setup base di partenza 3000 nell'olio del differenziale posteriore. Per quanto riguarda i punti di ancoraggio dei link sulla piastra, quindi sulla piastra ammortizzatori e sul barilotto posteriore, si va esterno alto sul barilotto ed interno centrale sulla piastra. Per quanto riguarda la convergenza, io utilizzo convergenza 2,5 gradi, ma vi consiglio di usare la convergenza da 3 gradi. Vi consiglio di usare la convergenza da 3 gradi con il pallino piccolo che vedete nella stampata degli eccentrici, messo in posizione esterna alta. Per quanto riguarda l'antiaffondamento, vi consiglio di usare, diciamo, l'eccentrico che fa le posizioni centro alto e centro basso in posizione centro alto, quindi
con il pallino piccolino dello stampo rivolto verso il basso. Per quanto riguarda la barra di torsione, vi consiglio di utilizzare la 2,8 mm sempre, e anche io utilizzo la 2,8 mm sempre. Come passo della macchina io utilizzo 3 mm all'anteriore e 2 mm al posteriore. Il barilotto lo utilizzo ancorato con il foro interno alto. Per quanto riguarda invece gli eccentrici in posizione esterna nei bracci posteriori, quindi sull'estremo esterno dei bracci posteriori, vi consiglio di usare quelli con il foro decentrato e di posizionare il foro esterno macchina. Per quanto riguarda gli optional che io ho montato, come vedete ci sono tutte le sfere leggere della macchina. Ho inoltre i tiranti in titanio, ho i più 5 posteriori e questi li ritengo optional necessari. Ho gli inserti del barilotto in ottone e questi ve li consiglio caldamente. Acquistateli perché questi io li uso praticamente in quasi tutte le piste. Alcune volte tutti e 4, alcune volte soltanto 2, alcune volte nessuno. Per quanto riguarda l'alettone non uso nessun profilo sul posteriore e non le uso praticamente mai. E sempre per quanto riguarda il retrotreno ho il cardano e il bicchierino, quindi il bicchierino e il dog bone al posto dell'omocinetico centrale posteriore, e questo lo ritengo un optional necessario perché migliora le prestazioni della macchina. Per quanto riguarda il drop del posteriore, la misura da centro dado a centro pernio è 117,5 mm. Per quanto riguarda invece l'altezza da terra, che dovete fare prima di misurare il drop, perché altrimenti quando andate a dare precarico alla molla, la molla spingerà il braccetto e vi farà cambiare, anche se di poco, la misura del drop. Quindi prima si fanno le altezze e io come altezza di base vado 28 mm al posteriore. Per vedere come misuro le altezze sulla mia macchina ho fatto un video che vi lascio in descrizione e potete consultarlo per vedere da dove prendo i punti per misurare le altezze. Per quanto riguarda piattelli ed ammortizzatori non ne parlerò perché anche questo non è un qualcosa che riguarda il setup base in sé per sé, perché gli ammortizzatori sono un parametro che tocco praticamente in tutte le piste. Quindi posso dirvi che su piste lisce potreste partire con 8 fori da 1,4 tapered, quindi con i fori inclinati per il posteriore, e olio 500, anche 550 in questo periodo molto caldo. Altrimenti se girate su piste a basso grip con buche e sconnessioni vi consiglio 8 fori da 1,3 diritti come ci sono contenuti nel kit della macchina, con olio 500. Per quanto riguarda il camber posteriore, la misura del tirante deve essere 14,5 mm, quindi non vi spostate mai da questo range. Se volete un po' più di tenuta in accelerazione, posizionatela a 14, se volete un po' più di sterzo in curva, posizionatela a 14,5 mm. L'attacco degli ammortizzatori sulla piastra porta ammortizzatori superiore è il foro centrale sempre, mentre l'attacco sui bracci posteriori inferiori è esterno sempre. Super Universal Setup in the World. Passiamo adesso all'avantreno, che è la parte che contiene più regolazioni ed è la parte un po' più lunga da andare a analizzare. Allora, per quanto riguarda l'olio nel differenziale, io utilizzo 10.000, ma vi consiglio di utilizzare 7.000. Quindi così come nel posteriore vi ho detto che io utilizzo 4.000 ma vi consiglio di usare 3.000, così vi dico nell'anteriore io utilizzo 10.000 ma vi consiglio di usare 7.000. Quindi 7.000 come olio nel differenziale. Le C hub anteriori vi consiglio di usarle
con la misura 17,5 ma portata a 18,5 attraverso l'eccentrico in basso. Per quanto riguarda il camber anteriore, io tengo 11 mm da centro di filettatura scoperta del tirante fisso, la misura 11 mm fissa. Come attacco degli ammortizzatori tengo quello centrale sempre, mentre per quanto riguarda l'attacco sui bracci inferiori io tengo foro esterno sempre. Per quanto riguarda il link del camber, quindi del recupero del camber, io tengo foro interno centrale sulla piastra porta ammortizzatori e foro interno sulla C. Per quanto riguarda la piastra di Ackermann la tengo in posizione rovescia, quindi come dice la scatola, non come era nella vecchia MP9 TKI4, e tengo il secondo foro a partire dal posteriore. Per quanto riguarda gli angoli degli eccentrici, come sapete nella piastra dietro al paraurti è bloccato, quindi avete una posizione fissa, e nella piastra posteriore tengo il foro verso il basso, quindi il pallino l'eccentrico girato con il pallino verso il basso. Per quanto riguarda la barra antirollio, io tengo praticamente la 2,3 come setup di partenza e posso variare, come ho detto nel video, il setup in 6 regolazioni. Per quanto riguarda l'altezza da terra, che va fatta, ricordo, prima del drop, io tengo 22 mm come partenza, e per quanto riguarda il drop, da centro dado a centro pernio 101,5 mm dopo aver fatto il tiraggio delle ghiere, quindi per fare l'altezza da terra. Per quanto riguarda gli optional che ho montato su questa macchina, abbiamo le sfere leggere, la piastra porta ammortizzatori color oro, le sfere leggere della barra di torsione e i tiranti in titanio. Tutti questi che ho appena menzionato li ritengo optional, non necessari, mentre per quanto riguarda le C in Ergal le ritengo un optional necessario, perché con le C di plastica si rischia rotture e si rischia di rimanere a piedi. Per quanto riguarda gli ammortizzatori, come detto non menziono niente, anche qua se avete una pista liscia consiglio 8 fori da 1,3 tapered con lo stesso olio del posteriore, e se invece avete una pista bucata consiglio 8 fori da 1,2 con 550 di olio, quindi 50 in più del posteriore. I trascinatori sono tutti quelli standard, trascinatori standard, e in questo momento non ho montato il peso da 20 grammi al posteriore, ma tantissime volte lo uso, quindi penso di metterlo nel setup base come base quando lo pubblicherò sul sito, perché lo uso veramente tantissime volte. Per quanto riguarda la misura del tirante della convergenza anteriore, consiglio 31 mm,5 da Uniball a Uniball. Gli ammortizzatori sono a membrana in questo momento, ma tantissime volte utilizzo anche i vented, e avete un video dove spiego cosa sono gli ammortizzatori vented e come realizzarli. Per quanto riguarda l'olio nel differenziale centrale consiglio 7000, ma io utilizzo 10.000. Quindi adesso che abbiamo chiuso la configurazione della macchina, io utilizzo come olio differenziali 10.000, 10.000, 4.000, ma consiglio 7.000, 7.000, 3.000, in modo da avere la macchina un filo più facile da guidare. Super Universal Setup in the World. Bene ragazzi, credo di avervi elencato tutto. Pubblicherò sul sito e vi metterò in descrizione il link del setup base sul foglio setup classico che siete abituati a vedere. Credo che facendolo in un video sia più facile da comprendere, perché abbiamo visto tutte le singole parti e abbiamo visto fisicamente come vengono posizionati gli eccentrici e come vengono regolate. Mi raccomando, la scocca IFB 021, quindi quella della MP10, perché è fondamentale per far andare la macchina in un certo modo, e
Fatemi sapere se lo provate, cosa ne pensate e cosa avete apportato di vostra personalizzazione. Questa è soltanto una linea guida fatta per il mio stile di guida, ma ovviamente voi farete le vostre piccole modifiche e lo adatterete al vostro stile di guida. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate, chi l'ha provato, che modifiche avete fatto, scrivetemi nei commenti e mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, perché per me è una cosa veramente importante e per voi non costa niente. Ciao, a presto, grazie mille. Mi raccomando, mi raccomando. Gola sec, gola sec.